E dopo un po' di tempo siamo di nuovo a Lonato ad allenarci. Ma quest'oggi non è una giornata come le altre perché ho appena revisionato il motore e devo fare il rodaggio. E date le numerose richieste a riguardo mi son detto, perché non farci un video? E quindi eccoci qui con un nuovo episodio di How to Kart in cui parleremo di come fare il rodaggio su un KZ. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, quando si sostituiscono delle componenti all'interno del motore, bisogna permettere a queste parti meccaniche di adattarsi tra loro, facendo appunto la procedura del rodaggio che consiste nel fare i primi giri senza sforzare in modo eccessivo il motore. Però questo non significa andare piano. E ora vi spiego perché. Andando eccessivamente piano si utilizza il motore in sottocoppia o comunque a giri molto bassi. E così facendo non eseguiamo correttamente il rodaggio, anzi non diamo modo ai componenti di assestarsi perché non li sfruttiamo a sufficienza. E allo stesso modo non bisogna tirare il collo al motore, altrimenti lo si sforza eccessivamente rischiando di fare danni inutilmente. Ecco, io ho imparato a usare il motore a medi regimi con una teoria che credo funzioni abbastanza bene. Ossia, conoscendo il tracciato bisogna cercare di utilizzare le stesse marce che useremmo andando forte. Quindi per esempio mettiamo la sesta dove bisogna metterla e non scaliamo una marcia di più dove normalmente non servirebbe. Questo, unito al non tirare le marce eccessivamente, mi consente di fare un rodaggio pulito ed efficace, soprattutto nella fase iniziale in cui è fondamentale farlo correttamente. In sostanza dobbiamo comunque crearci il nostro ritmo, la nostra musica in cui non sfruttiamo tutta la potenza e non scaliamo a 17.000 giri, ma al contempo non ci piantiamo in mezzo alla pista in sottocoppia. E poi basta portare pazienza e girare in modo costante per tutta la durata del rodaggio, per poi spingere gradualmente di più verso la fine. Poi lasciamo raffreddare il tutto e nel turno successivo alla fine del rodaggio lo scaldiamo e possiamo tirare come sempre. Ora, questo era il come faccio il rodaggio io e vi do questo consiglio perché comunque un po' ne ho fatti. Ma comunque se avete dei consigli aggiuntivi vi invito a scriverli qui sotto nei commenti perché sono sempre ben accetti. E alla domanda per quanto devo fare il rodaggio? Ecco, varia da tantissime cose, come ad esempio il modello e la preparazione del motore e banalmente il tipo di revisione che è stata effettuata. Per intenderci, un motore completamente nuovo necessita di più litri di rodaggio rispetto a un motore in cui è stato sostituito solo il pistone. E per litri ovviamente intendo quanta miscela è stata consumata nei giri di rodaggio. E per queste informazioni vi consiglio di rivolgervi direttamente al vostro meccanico o a un rivenditore autorizzato, che saprà sicuramente darvi un consiglio più professionale e personalizzato in base alle vostre esigenze. E questo in realtà è più o meno tutto quello che vi serve sapere. L'unica cosa da aggiungere riguarda la sicurezza. È risaputo che la pista è un luogo nato per andare forte e un mezzo lento è sempre molto più pericoloso di uno veloce. Quindi per non essere un pericolo per voi stessi e per gli altri vi consiglio di fare il rodaggio quando in pista c'è poca gente. In settimana sarebbe il top, ma capisco che non sia possibile per tutti. In tal caso, quantomeno cercate di iniziare a girare nel primissimo turno della mattinata, in cui c'è sicuramente meno gente in pista. E ovviamente cercate sempre di essere prevedibili, quindi niente movimenti scattosi a destra e sinistra, niente frenate a casaccio e in generale tenete gli occhi aperti. Se possibile, senza creare un pericolo, agevolate il sorpasso, altrimenti quantomeno cercate di farvi vedere alzando la mano, per comunicare che state andando più lentamente del normale. E ci tengo a sottolinearlo perché in pista ne ho viste davvero di tutti i colori, e credo sia giusto cercare di trasmettere queste regole a più persone possibili per vivere tutti in una maggior sicurezza. Poi ne ho parlato molto velocemente e ci sarebbe molto altro da aggiungere. Magari ci dedicherò un video. Sì, però quanto parlo. Come detto, dopo rodaggio c'è sempre da spingere, quindi allacciamoci il casco e partiamo. Sì, e se non dimenticassi la batteria del Micron, forse sarebbe meglio.
Quindi anche per questo breve video è tutto. Ci tengo a ricordarvi che manca davvero poco alla maturità e poi torneremo operativi al 100%. E quindi mi raccomando, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche perché stanno per arrivare delle bellissime esperienze su questo canale. So, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo alla prossima!